Si presenta così, ormai credo che l'avrete vista tutti, già con il suo incarto che comunque non è male. Anche questi intarsi che ci sono sulla carta dimostrano una certa cura, uno sforzo per rendere ancora più retro, più gustosa questa collezione, questa novità, questa Piston Filler, una novità che comunque richiama un progetto già presente nell'archivio Kaweco, perché la Sport col caricamento a pistone compare già ormai negli anni 50, negli anni 65, con l'introduzione poi del pennino in oro, perché non dimentichiamo che è una Kaweco Sport. Questa volta non è una latta rettangolare, ma è rotonda, come una piccola scatola di biscotti, veramente bella come tutte le confezioni Kaweco. E all'interno troviamo l'oggetto delle meraviglie, eccolo qua. E già, abbiamo detto che è una penna a pistone, e allora non c'è la cartuccia, ma c'è l'inchiostro, la boccetta d'inchiostro. Tra l'altro è il Kaweco Blue Royale, che è una delle tinte che a me piace personalmente di più fra quelli prodotti da Kaweco. Un calamaio personalizzato per la confezione da 32 ml. Questa volta, ancora prima di presentarvi la penna, uno sguardo al calamaio, e devo aprirlo con voi, eccolo qua. Come vedete, l'imboccatura è un'imboccatura generosa, ci passa senz'altro la nostra penna stilografica, personalizzata anche nel colore, l'adesivo blu e quello dell'etichetta, insomma sono i colori che conosciamo di Kaweco. E qui che cosa c'è? È lei in questa livrea nera con dettagli dorati, molto elegante, molto bella. Poi insomma alla fin fine la Kaweco Sport è un'icona ormai. Ci sono tante persone che conosco che la collezionano perché è unica nel suo genere, che sia in resina, che sia la serie quella art, che sia in alluminio o che sia questa con il caricamento a pistone, sempre della stessa minestra, oserei dire sostanza, stiamo parlando, una sostanza di qualità, ma la forma è quella, è bella, è piacevole, è piccola, sta nella tasca, così come era nelle intenzioni del progetto iniziale, Sport, nelle tasche piccole, strette, aderenti dei pantaloncini degli sportivi, e questa ci sta. Qui c'è la clip in questa penna, perché il prezzo, non nascondiamocelo, è un prezzo che insomma la pone in diretta competizione con altre penne stilografiche importanti. Come è fatta? Lo abbiamo visto con i soliti pregiati dettagli sulla parte sommitale del cappuccio, una clip in metallo, questa volta non è ancorata come altre si possono applicare, ma è proprio innestata nell'ampio cappuccio faccettato che caratterizza un po' tutta la serie. Questa volta c'è un anellino dorato qui a segmentare che cosa? Alla fine della penna, ma questa volta serve davvero a qualcosa. Vado a svitare ed ecco la mia Kaweco Piston Filler in questo nero opaco che la rende veramente bella. È novità, sorpresa, eccola qua la finestrella per l'ispezione dell'inchiostro. Il pennino è quello classico della serie Kaweco. In un tutorial vi ho già mostrato come si può sostituire e magari scambiarlo con altre Kaweco Sport che avete a disposizione. I dettagli non mancano, vi dicevo, per la gioia degli appassionati. Questo cappuccio ha una finitura così satinata che è diversa comunque dall'alluminio. Ce l'avevo in mano prima, eccola qua, la Kaweco AL, ha una finitura un po' diversa, sì è vero, è proprio anche il metallizzato diverso, però questa sembra quasi una via di mezzo fra il metallo e la resina. Comunque una bella filettatura, quindi anche l'inserimento non è quello della resina, si sente che gira senza dubbio meglio. E poi la penna, lo abbiamo detto, il pennino non è una novità, ma mi fa anche piacere perché potrebbe essere ad esempio sostituito con quello in oro della serie premium. Bene, vuol dire che se ne ho in casa uno o comunque con qualche decina di euro me lo compro, posso avere anche un pennino in oro per questa penna stilografica. Bella la finitura, ancora più bello il movimento del pistone, guardate che bello, zigrinato, facile da
impugnare, anche qui troviamo, così come sul cappuccio, il logo Kaweco, un logo in rilievo per la gioia di chi ama questi dettagli, ed è assolutamente fatto bene, molto morbido il movimento, fluido, regolare. Eccolo qua, il pistone che scende e che si muove, un pistone molto semplice a dire la verità, non si sente che lo sforzo nella qualità costruttiva è andato più nel pomello che nell'alberino e nel pistone, che in realtà sembra davvero abbastanza semplice, ecco, funziona senz'altro, ma comunque nulla di che. Beh, direi che non resta che andare a provarla, però non prima di avervi detto che sì, col cappuccio calzato come la maggior parte delle Kaweco, però muovendolo ci si porta dietro, ahimè, vedete, ci si porta dietro il fondello, quindi meglio essere un pochettino più decisi e sfilarlo così, perché girando per aiutare lo sfilamento ci si porta dietro anche questo. Vabbè, poco male, basta saperlo. È il momento di caricare la nostra Kaweco, e allora via qua, guardate che bella, eccola qua, la bolla di inchiostro, vedete che ci passa davvero molto agevolmente, non serve andare a fare chissà che cosa, mascherare la penna, perché ci passa davvero bene. E allora dobbiamo per forza, per caricarla, portare giù il nostro pistone. Ok, l'abbiamo portato a fine corsa. Adesso immergendola viene su davvero bene e in un attimo si carica tutta completamente. Diamo una pulitina senza dubbio è elegante, senza dubbio è bella. È una Kaweco Sport, matura, nel senso che io la trovo più bella esteticamente, è senza dubbio più bella, poi anche toccandola, anche la sensazione tattile con questo metallo satinato è senza dubbio pregevole. Il nero e il dorato stanno poi molto bene insieme, quindi insomma fanno la loro parte. Proviamola. Innanzitutto lasciatemi salutare il gruppo Facebook La Penna Stilografica, che così in un post ha chiesto chissà cosa ne pensa Marco Chiari di questa penna, e ve lo racconto fra poco. Saluto tutti, anche se non ho mai il tempo di rispondere a tutti come vorrei, perché per fortuna da una parte siete davvero in tanti. Invece mi preme raccontare che la Sport Piston Filler che abbiamo oggi fra le mani è forse il secondo modello con caricamento a pistone o con un caricamento un po' diverso da converter cartuccia prodotta da Kaweco. Negli anni 38-40 la Kaweco Sport 12 aveva un caricamento a stantuffo con un pennino in oro a 14 carati, la stessa faccettatura ottagonale, ma c'era anche più o meno coeva una Sport Safety Filler, che in una curiosa storia di avvicendamento, forse anche in maniera un po' discontinua perché è difficile datare, fu scalzata praticamente dalla Piston Filler che mandò in pensione la Safety. A tutti gli appassionati raccomando di leggere la presentazione di questi due modelli, scritta da un caro amico e stimato collega, che identificate con il nome di Musicus, che ha la rara ed invidiabile capacità di reperire notizie storiche sui modelli stilografici, ma soprattutto coniugandoli allo spaccato della società del tempo, quindi costruendo una narrazione che resta godibile nella lettura, ma ricchissima di preziose informazioni. Vi lascio il link in calce al video e scoprirete che non parla solo di Kaweco, ma di altre marche, di altre penne stilografiche, e che ogni presentazione, o per meglio dire ricostruzione, che redige è una gioia per tutti noi.
Invece, tornando un po' alla penna, mi sono accorto che il flusso risente un po' della carica dell'inchiostro. Appena caricata risulta un po' più abbondante rispetto al modello a cartuccia converter. E sempre sullo stesso tema mi sono domandato se effettivamente ci stesse più inchiostro rispetto al piccolo converter che equipaggia la Sport, tra l'altro non sempre facile da caricare, anche quello a pressione, quello in gomma, quello ancora più difficile. Sì, credo occhiometricamente che l'inchiostro disponibile sia maggiore in questa versione. Poi alla fin fine, insomma, sono dettagli che mi interessano poco, si fa una ricarica in più e via. Allora, migliora effettivamente il controllo complessivo della penna. Questo cappuccio in metallo e con la clip conferisce molto più peso e ad ancora di più una sensazione di una sensazione di avere in mano una penna stilografica matura, una penna stilografica che non ha niente da invidiare alle altre. È vero che all'interno il pistone è un pistone semplice, diciamo economico, però chi se ne importa, non è che lo vediamo, sappiamo che c'è una penna a pistone, ma tanto basta per renderla un po' più bella. È un po' come avviene con le Twisby, quelle delle edizioni speciali. Vuoi una finitura in più, vuoi un materiale leggermente più rifinito o diverso comunque dall'ordinario per trasformare la penna. Quindi in questo caso do una leggera preferenza al cappuccio calzato, con l'avvertenza di sfilarlo e non di andare a girarlo, cioè a ruotarlo, perché vi ho fatto vedere altre volte, se lo sfilo mi porto via anche il cappuccio, quello che protegge per l'appunto il movimento del pistone. Quindi non forzatelo troppo, non come si dice calzatelo con troppa forza in modo da poterlo sfilare, o semmai andate a girarlo in senso orario, così non vi portate via il pistone. Poche cose, per carità, non cambia molto. Ho finito da poco di testare a fondo la collezione Sport Art, per l'appunto la Art Collection, e anche in questo caso, cioè tanto per la nuova Sport Collection che per il pennino della Piston Filler, io trovo che ci sia un maggiore attenzione. Insomma, ne trovavo di un pochettino più difettosi oppure percentualmente più riottosi, non del tutto a posto, un po' di tempo fa. Negli ultimi anni, nell'ultimo anno comunque, le Kaweco che mi sono passate per le mani scrivono davvero bene. Le gradazioni offerte da Kaweco sono le 4 principali. Mi piacerebbe dire al momento, sperando che arrivi anche qualcosina di più, visto che c'è molta richiesta, molta attenzione da parte degli utenti verso qualche pennino un po' diverso da quelli soliti, visto che ormai molti di noi, mi ci infilo anch'io, magari hanno sulle penne quelle un po' più economiche, magari ne hanno anche 2 o 3 esemplari. E allora dicevo sì, extra fine, fine, medio e broad, quelli classici. Vi lascio alle immagini e ovviamente vi do l'appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti!